Benvenuti e bentornati su un nuovo tutorial. Oggi andremo a realizzare questa sciarpa Infinity. Eccola qua, adesso vi faccio vedere come è indossata. Ho deciso di realizzarla 150 x 40 cm perché io la volevo appunto bella sofficiosa, bella grossa qui. Siccome le sciarpe comunque quando vai ad avvolgerle poi o rimangono un po' larghe, non mi piacevano e quindi ho deciso di farla proprio come la volevo io. Quindi se voi volete potete andare tranquillamente a modificare le misure. In questo tutorial non andrò a farvi vedere come lavorare in circolare la sciarpa, ma bensì la lavoreremo a pannello in modo che chiunque, anche chi non la voglia fare Infinity, possa tranquillamente lavorare la sciarpa e poi vi faccio vedere come andare a unire le due estremità della sciarpa per renderla appunto Infinity. Altra piccola precisazione prima di lasciarvi al tutorial: il filato che ho utilizzato sono 200 grammi, quindi ho utilizzato 200 grammi giusti di filato e vanno bene per le dimensioni della sciarpa che ho usato io. Quindi se voi volete farla più grande dovete aggiungere filato, se invece volete farla leggermente più piccola o comunque delle dimensioni un po' più piccole rispetto a quelle che utilizzate io, vi avanzerà del filato. Prima di proseguire però ti blocco ancora un attimino e ti chiedo, se non l'hai ancora fatto, di lasciare un like perché è molto importante sia per far capire alla piattaforma che i miei video ti piacciono e quindi così te li ripropone, e sia per far capire alla piattaforma che i miei video sono importanti e quindi li propone ad altre persone. Quindi lasciando un piccolo like mi aiuti davvero davvero tanto. E se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti ed attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica. E se vuoi supportarmi anche su Instagram mi trovi come Mille Creazioni Sonia. Adesso ti lascio davvero al tutorial. Per realizzare la sciarpa io sono andata a utilizzare il Brio della marca DMC ed è un gomitolo da 100 grammi. Io ne ho utilizzato due, quindi in totale serviranno 200 grammi di filato. È un filato 80% acrilico e 20% lana e è nella colorazione 403. Sono andata poi a utilizzare un uncinetto numero 5 e un uncinetto 4,5. Ci servirà poi ancora 1 metro, delle forbici e un ago da lana. Ricordatevi che le indicazioni che vi do io, quindi due gomitoli da 100 grammi, sono per una sciarpa dalle dimensioni di 150 cm x 40 cm. Per fare la nostra sciarpa dobbiamo partire dal nostro campione, quindi dal sapere quante maglie stanno in 10 cm. Per la nostra sciarpa andremo a realizzare una lunghezza di 150 cm circa e una larghezza più o meno di 40 cm. Adesso devo sapere quante maglie stanno in 150 cm, quindi so che in 10 cm stanno 13 maglie e vado a fare la mia proporzione. Quindi 13 sta a 10 come x sta a 1. Quindi devo fare poi 13 per 1 diviso 10 che fa 1,3. 1,3 è il numero di maglie che stanno in un centimetro. Io devo sapere quindi quante ce ne stanno in 150 cm. 1,3 per 150 fa 195. Quindi io andrò ad avviare 195 maglie. Io tendenzialmente le catenelle tendo a stringerle un pochettino di più rispetto a poi a tutto il resto del lavoro, quindi ho deciso, per realizzarle leggermente più larghe, di andare a utilizzare un uncinetto mezza taglia più grande, quindi il numero 5. Mentre per lo sviluppo proprio di tutta la sciarpa, quindi per tutto il lavoro, andrò a utilizzare il 4,5. Adesso prendo il mio uncinetto e vado ad avviare quindi le 195 catenelle. Ne farò in totale 196 perché la 196esima è la catenella che ci servirà poi per girare il nostro lavoro.
Ho finito di realizzare le mie 196 catenelle, vado a cambiare uncinetto. Metto da parte l'uncinetto numero 5 e prenderò l'uncinetto numero 4 e mezzo. E adesso vado a realizzare il mio punto brioche. Come faccio a realizzare il punto? Quindi prendo il filo sull'uncinetto, dalla seconda catenella vado a entrare nella catenella, io in questo caso entro nel retro, in modo che qui si veda bene la catenella. Prendo il filo e lo porto all'esterno, prendo l'ultima asolina che ho fatto e la faccio passare all'interno delle altre due asole e chiudo in questo modo il punto. Io prendo, vi faccio vedere meglio, questa parte della catenella, vedete? Qui si vede la catenella, io l'ho girata e prendo questa parte che rimane qui sul retro. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella mia maglia, prendo il filo e lo porto all'esterno. Con l'ultima asolina che ho creato la prendo e la faccio passare all'interno delle altre due. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia, prendo il filo e lo porto all'esterno. Prendo l'ultima asolina che ho creato e la faccio passare all'interno delle altre due maglie. Questo è il nostro punto brioche, proseguo in questo modo per tutto il giro. Filo sull'uncinetto, entro nella maglia, prendo il filo e lo porto all'esterno, con l'ultima asolina la riprendo e chiudo il punto. Abbiamo realizzato il primo giro e questo è come si presenta. Adesso da questo giro in poi, quindi fino ad arrivare a lavorare i 40 cm, i giri saranno uguali. Da questo giro naturalmente si modificherà un attimino il punto, ma non il punto in sé, ma come andiamo a prendere la maglia. Quindi invece che andare a prendere tutta la maglia, andiamo a lavorare in costa retro. Vi faccio vedere. Per girare il lavoro vado a fare una catenella, questo lo farò a ogni fine giro. Giro il mio lavoro e invece di prendere tutta la maglia così, io vado a lavorare a prendere soltanto la costina di dietro, quindi questa, 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 per tutte le maglie e per tutti i giri che noi andremo a fare. Quindi vi faccio di nuovo vedere il punto che è uguale al giro precedente. Filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia disponibile saltando la catenella, entro in costa retro, prendo il filo e lo porto all'esterno. Con quest'ultima asolina che ho creato la prendo e chiudo le altre due asole. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nel punto in costa retro, prendo il filo e lo porto all'esterno. Con quest'ultima asolina chiudo le altre due asole. Di nuovo prendo il filo, entro nella maglia in costa retro, riprendo il filo e lo porto all'esterno. Con l'ultima asola che ho creato chiudo le altre due. Questo è come si presenta poi il punto, quindi dovremo andare a lavorare così a punto brioche in costa retro per tutto il lavoro. Ho finito di lavorare la mia sciarpa, sono arrivata a circa 40 cm e ho fatto un totale di 58 giri. Adesso potete decidere di lasciarla così oppure andare a chiuderla in cerchio, quindi per andare a fare una sciarpa infinity. Adesso vi faccio vedere come andare a chiudere le due estremità. Ho piegato la sciarpa e ho portato le due estremità una sopra l'altra. Questo è un punto che non ha un dritto o un rovescio, quindi potete piegarla dal lato che preferite, ma poi avrà un dritto e un rovescio quando noi andremo a unire le due estremità. Quindi nel mio caso mi ritrovo con l'inizio del mio lavoro da questa parte.
Per tutto il lavoro noi abbiamo lavorato nella lunghezza, ma adesso dobbiamo andare a lavorare nella larghezza, quindi dobbiamo proprio andare a unire le due parti e in questo caso non ci ritroveremo le maglie, quindi dovremo stare attenti a lavorare giro per giro e entrare nello stesso punto che siamo entrati qua, nel punto corrispondente dall'altro lato. Allora, qui potete andare a lavorare, se preferite, a punto bassissimo oppure anche a punto basso. Io andrò a realizzare il punto bassissimo. Come prima cosa entro nella maglia dall'altra estremità e porto il filo da quella parte. Adesso vado e inizio a realizzare il mio punto bassissimo, quindi entro qua, entro nello stesso punto dall'altra parte e faccio maglia bassissima. Di nuovo entro qui, entro da questa parte e faccio maglia bassissima. Proseguo a entrare sempre nello stesso punto per tutta la nostra lunghezza delle due estremità. Se vedete che un pochettino tira, andate a fare qualche punto in più, quindi invece che un solo punto per giro andate a farne due. Io per ora vedo che non sta tirando e proseguo a lavorare punto per punto. Naturalmente sto tentando di tenermi il più larga possibile in modo da evitare che il lavoro tiri. Altro consiglio, se vedete che il lavoro sta tirando e non volete fare più maglie in un solo giro, potete andare a prendere l'uncinetto numero 5 con cui abbiamo fatto le catenelle e potete andare a iniziare a fare la chiusura con quello. Sono arrivata alla fine delle mie due estremità. Come potete vedere, io qui ho preso la prima catenella e la prima catenella delle due estremità, la prima e l'ultima, e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto abbiamo finito la nostra unione, quindi vado a fare una catenella, taglio il filo e vado a nascondere insieme le due estremità del nostro filo. Io prima di andare a nasconderle per sicurezza vado e faccio 2 nodini e poi successivamente le nascondo con l'ago da lana. Questa è la chiusura come viene a punto bassissimo. Potete decidere voi se utilizzarla che si veda appunto la chiusura oppure andare a utilizzarla che non si veda la chiusura. A me piace di più da questo lato, che la chiusura si veda. Se sei arrivato fin qua, commenta con queste emoji e noi ci rivediamo al prossimo tutorial. Ciao!